discorsi con gli amici in cui dicevano che ero totalmente pazzo, cioè soltanto a pensarci di poter fare un progetto del genere a Catanzaro. Perché non avrebbe capito nessuno, perché non era la città giusta, perché ero a Bologna, potevo farlo lì. Invece ero sicurissimo che qui avrebbe avuto un peso molto diverso. Il nostro è un progetto di arte contemporanea, di arte urbana. Avremmo potuto approcciare facendo, anziché cultura, facendo intrattenimento, facendo delle cose anche semplici sulle pareti, immaginando che, non avessero, che i cittadini non apprezzassero una ricerca artistica d'avanguardia. Eppure per noi non avrebbe avuto senso. Quindi abbiamo detto, noi proviamo a portare a Catanzaro quello che noi vorremmo vivere nella città in cui viviamo. Qui invece c'era bisogno di una scossa. La street art, l'arte urbana e poi tutto quello insomma, che c'è stato dietro il progetto altrove credevo fosse il modo giusto per farlo e ad oggi credo che sia andata bene. Vedere come anche i catanzaresi stessi non hanno cura della città. L'idea di cercare di dare una nuova visione della città è anche proprio quella di cambiare la mentalità delle persone, di avere più cura dello spazio comune semplicemente. Cioè, perché ogni volta che torno a casa ci metto qui un quarto d'ora di macchina, purtroppo vedo sempre buttare un fazzoletto fuori dal finestrino. È chiaro che se fuori è tutto sporco, sei anche tu più propenso a continuare a sporcare. Se invece fuori è bello, è tutto curato, anche tu avrai più difficoltà a buttare fuori una bottiglia di plastica, no? E quindi farlo arrivare al livello che per noi qualitativamente è un progetto sensato di ricerca, di approccio allo spazio consapevole, di riscoperta degli spazi, perché un'altra cosa bellissima è quando le persone si alzano la testa grazie a un'opera murale e si rendono conto di dove si trovano, che è una cosa non banale, e quindi iniziano a vedere, ah ma lì ci sono i cavi dell'Enel che sono mostruosi, non li avevo visti mai, adesso li vedono. Quindi possono partecipare a una vita sociale più consapevole, almeno per quanto riguarda gli spazi in cui vivono. Qui sì, questo è molto bello. Questo è molto bello anche perché è bello rovinato. Noi, questo anzi era nuovo, mi spiaceva pure, no, avete ristrutturato. Che c'è? Voi lo volevate fare comunque? Io sì. È vero. Anche perché è frontale, si vede dappertutto questo frontale mio. È vero, sì. Io da Santa Maria vedevo con il binocolo, vedevo la casa e mi orizzontava la finestra. Tutto questo frontale. Addirittura da Santa Maria? Ah, e Villa Betani. Pure questo si vede praticamente sì, da tutta la via Lucrezia alla Valle, questi qua si vedono praticamente. Sì. Le persone si lasciavano coinvolgere, il tempo 10 minuti che ci parlavi altrove era una cosa, un pezzo anche loro, diciamo, si sentivano coinvolti, si sentivano parte attiva di un processo di rigenerazione. Nel senso, sei così abituato al brutto che ormai non ci fai più caso, ormai per te è diventato normale. Invece non può essere normale la bruttezza. Cioè, l'idea che Catanzaro, secondo me lo è già in parte, ma possa diventare sempre di più, una città che ospita movimenti artistici d'avanguardia, è bellissimo, non può non emozionare le persone, non può. Ero dato un range temporale di circa 10 anni, invece è successo di tutto nel giro di 2, e questa è la cosa che mi ha sconvolto di più. Era come se le persone non aspettassero altro che qualcuno che li stimolasse a fare qualcosa. Non avevo, nelle mie più rosee previsioni non prevedevo di ritrovare una città, un centro storico completamente rivoluzionato nel giro di 2 anni. Cioè sarebbe la naturale conseguenza di un agire consapevole. Per ora l'inizio di un miracolo, perché se si continua così, Catanzaro tra 2 o 3 anni sarà tutta un'altra città. Io sono Vincenzo Costantino. Sono Edoardo Suraci e realizzo il cambiamento che ho sempre voluto. Mi piace realizzare utopia.